Ciao trallalleri e benvenuti! Oggi parliamo di un argomento molto caldo perché me lo chiedete in tanti e sembra che questa maledetta zona amicizia sia una cosa più comune di quanto pensiate. Infatti, se ti senti da solo su questo argomento, sappi che non è così, perché ce ne sono veramente tantissimi di uomini che rimangono fermi in friend zone. Quindi oggi parliamo di come uscire dalla friend zone se ti vede come un amico usando che cosa? La psicologia inversa. Io sono Giada Baccianella e sono una love e sex coach per uomini. Se sei capitato sul mio canale è perché vuoi sapere tutto della psicologia femminile e io ti guiderò all'interno della mente di ogni donna. C'è una frase in particolare che ogni uomo si sente dire: sei come un fratello, ti vedo come un amico, sì, ti voglio bene, ma poi stringi, le cose non si guagliano mai. E per fortuna in questo momento storico ci sono anche tantissimi uomini che rispettano la scelta della donna, però che succede? Dall'altra parte dentro di te ti senti frustrato perché dici: ma com'è possibile che mi accade sempre a me? E questo è più che legittimo. Per uscire da questo loop bisogna prima capire perché finisci sempre in friendzone e ci sono 3 cose in particolari. Il primo motivo fondamentale è che sei troppo disponibile. Ok, faccio una postilla perché molto spesso quando dico questa cosa, ma anche vedendo video di miei competitor, questo concetto viene esposto in maniera non corretta. Essere troppo disponibile, anzi non essere troppo disponibile, non significa che una persona ecco, allora non mi ha risposto, quindi bla bla. No, perché quella non è un'energia che ti porta a un risultato, quella è un'energia soltanto voglio punirla perché. Invece l'energia giusta è: io ho la mia vita, do priorità alla mia vita fino a che non vedo che dall'altra parte ci può essere una corrispondenza. Perché dico questo? Perché molto spesso noi, ma anch'io, non solo te, è una cosa proprio a livello umano, ragioniamo con la parte egoica, con la parte di essere visto e desiderato e non con la parte di evoluzione. Ma questo lo spiego molto bene nei miei percorsi. A proposito, se vuoi, in descrizione hai un link della mia Academy dove puoi vedere tutti i percorsi e richiedere informazioni ad un numero WhatsApp. La seconda cosa fondamentale è: non crei tensione sessuale. Che bello scherzare insieme, che bello divertirsi, che bello gioire del momento, ma poi devi fare up level perché sennò sei lì. E creare tensione sessuale, magari ci farò anche altri video in questo, non è proprio semplicissimo, lo capisco se non sei abituato o hai delle paure, perché si tratta proprio di giocare con la mente di una donna. Questa cosa qua ti crea a volte un problema perché vorresti fare quel upgrade, ma non ce la fai per paura di. Devi prendere una decisione. Quello che dico anche ai miei clienti, cioè prendete una decisione: o sei con lei come amico o sei il suo amante, punto. Poi le relazioni quelle più belle sono fatte di migliori amici, vabbè, quello è un altro discorso, però a un certo punto una direzione la devi prendere, ok? Non puoi stare anni dietro a una che nemmeno ti guarda o che tu non fai niente per farti guardare, perché la cosa è molto differente. L'altra cosa, quindi abbiamo parlato di disponibilità e tensione sessuale, adesso andiamo a parlare del terzo problema fondamentale, che poi è tutto interconnesso, ovvero non credi molto in te stesso. Perché? Magari vieni da una famiglia un po' chioccia, perché magari hai ricevuto, soprattutto in adolescenza, tantissimi rifiuti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vai dalle persone che non sono emotivamente disponibili. Parentesi, che significa emotivamente disponibili? Ma coach, però con gli altri ci sta come no. Guarda che una persona può stare anche con un'altra persona ed essere emotivamente indisponibile allo stesso modo. Probabilmente ha scelto quella persona proprio perché gli fa comodo, perché non va nel profondo. Ok? Mentre con te, magari che ha una confidenza da amico, miglior amico, da collega che si confida tutto, già hai scoperto una parte di quella persona. Quindi la domanda giusta che ti devi fare è: perché vado alla ricerca sempre di questa tipologia di persone? Cos'è che sto accettando per me stesso? Briciole? Perché penso di non meritare altro? Ok, ci sta. Ma una cosa che dico sempre è che se continui ad accettare briciole,
la pagnotta per intera non arriverà mai. Se pensi che non arriverà mai è perché pensi che nella tua vita non meriti amore, e se pensi che non meriti amore è evidente che c'è qualcos'altro dentro di te a qualche livello che ti sta bloccando, e questo è un lavoro profondo da fare. Ma c'è una chiave per ribaltare tutta questa situazione e si chiama psicologia inversa, ovvero quando lei ti mette dei paletti, ribaltare la comunicazione a tuo favore. Attraverso la programmazione neurolinguistica queste cose si fanno in maniera molto veloce, ok? Ti faccio un esempio. Se lei ti dice, ma guarda, cioè io e te siamo solo amici, tu sei un bravo ragazzo, ma io non voglio avere altro, tu non te la devi prendere, perché in quel momento sicuramente l'energia è oddio mi ha detto solo amici, oddio che stronza, oddio di qua, oddio di là, quindi non te la devi prendere, ma avere la battuta pronta. Quindi al fatto del mettere il muro davanti tra voi è: sei sicura che siamo soltanto amici? Oppure potrei sorprenderti con qualcosa di diverso? Questo è solo un esempio ovviamente, ma questa cosa qua può dire cavolo, ma io sono sicura che siamo solo amici, e dentro di lei, ovviamente non a te, una risposta se la darà, e questo ha due vantaggi: uno, sai veramente qual è la verità; due, lei in qualche modo ti darà la risposta che attendi. Un'altra cosa che molto spesso, e mi viene un po' da ridere perché lo dico anche nei miei social, la gente vomita letteralmente i propri pensieri, le proprie frustrazioni, e probabilmente tu sei il suo vomitino della situazione, cioè lei viene da te a vomitare magari tutte le delusioni del suo ex. È una cosa che devi bloccare, e la domanda è: come bloccarla? Esempio, parla del suo ex, a un certo punto lo blocchi e dici: ma adesso basta parlare del tuo ex, ma se adesso ti rapissi e ti portassi in quel locale, in quel paese, in quel posto là, ci verresti con me? Oppure, ancora meglio, se oggi ti rapissi e ti portassi in quel posto là, che so che ti piace tanto a mangiare quella cosa X, decidi tu, lo faresti adesso? Capisci? Queste cose qua entrano nel filone psicologico / emotivo delle persone, e quindi li fanno riflettere, ti fanno vedere anche da un altro punto di vista. Andiamo ad un punto un po' clou: come farti inseguire? Per farti inseguire una persona c'è bisogno della legge del contrasto, ovvero o hot and cold come molti chiamano, però mi piace più chiamarlo contrasto, perché fino ad oggi ti vedevo come un amico, fino ad oggi eri a un livello X, da oggi in avanti ti vedo a un altro livello. E come? Non essendo più appunto disponibile, come ti dicevo prima. E soprattutto quando lei ti dice io ti voglio bene come un amico, sei l'amico più caro che ho, sei il miglior amico, lì devi creare tensione sessuale, dire guarda che potrei sorprenderti. Gli amici a volte diventano anche qualcosa di più, e ovviamente la spiazzi. Le parole che dici fanno la differenza, ma non tanto che cosa dici, ma è come lo dici. E sai che cosa succede? Lei si potrebbe chiedere: e se davvero lui fosse più di un amico? E la psicologia inversa su questo è top. Ora ti faccio un elenco di errori che dovresti evitare: non essere aggressivo, non prendertela, non farti vedere troppo offeso da quello che lei ti dice, perché sappi che queste cose accadono soltanto perché sei una persona estremamente insicura di te stesso. E sì, ti dirò sempre la verità, e questo anche se te non è che una cosa che ti va tanto bene, però ti dico, è uno degli errori che molti fanno. Un'altra cosa: non fare il finto bad boy stronzo, perché tanto si vede proprio che sta recitando, ma soprattutto non devi assomigliare alla versione fasulla di qualcun altro, ma devi migliorare te stesso, quindi migliorare la tua versione, che è quella che sicuramente ha successo. Ricapitolando, quindi sei finito in friendzone perché sei troppo disponibile, non crei tensione sessuale, non usi il contrasto, e soprattutto non hai la battuta pronta perché non credi in te stesso. Questo mix di cose fanno sì che entri in friendzone. Se ti è piaciuto il video metti un like ed iscriviti al canale, mi trovi su tutti i social. Alla prossima, ciao!